Oggi sono a San Felice Circeo, un luogo ideale per chi ha una barca, perché laggiù, anche se non si vedono, ci sono le isole Pontine, un vero paradiso. Già, ma come raggiungerle? Con un motoscafo? Questo è l'Aqua 35, ma fate attenzione a come è scritto se volete cercarlo sul web. Questa imbarcazione viene prodotta non lontano da qui, esattamente a Fiumicino, sulle sponde del fiume Tevere, da un cantiere che è appena sorto, ma il management e le più importanti figure professionali hanno una notevole esperienza nel settore. Questo è il primo modello, ma hanno intenzione di costruire anche un 55 piedi. Questo modello, l'Aqua 35, è omologato come natante, cioè entro i 10 metri di lunghezza, anche se la sua lunghezza fuori tutto sfiora i 12 metri. Ha una larghezza di ben 4 metri, che è l'ideale per poter offrire tanto spazio a bordo senza penalizzare il coefficiente di finezza e quindi le prestazioni. Se guardiamo la carena notiamo che le sezioni più profonde sono molto strette. Un dato su tutti, il D-Rise a poppa è di ben 24 gradi e questo significa che la barca è adatta a correre, anche quando c'è un po' di onda. Sembra una barca adatta a un cliente giovane e sportivo. Chi è che ha detto allora non sei tu? Va bene, d'accordo, non sono giovane, ma sportivo, sì. Qui siamo sotto il promontorio del Circeo, uno degli scorci più belli, la grotta dell'Impiso, cioè dell'impiccato per via di quella roccia che scende dalla volta della grotta. Ne approfittiamo per dare uno sguardo alla coperta. A me piace il parabrezza scuro, che si abbina al colore dello scafo, e tra questi due elementi una coperta bianchissima, lucente, da calpestare senza scottarsi i piedi, anche in pieno agosto, come adesso. Hanno amalgamato bene la linea e la sicurezza. Nessuno vuol vedere su un motoscafo orrende battagliole alte a prua, però, siccome servono, hanno messo dei tientibene dal profilo ribassato, quasi invisibili e comunque utili. Rimaniamo ancora per un attimo sugli argomenti tecnici. Chi va per mare sa perfettamente che è importante, comodo, utile avere un grande serbatoio, ma è difficile collocarlo e poi costa molto. Al progettista di questo non importa nulla, perché ha voluto comunque mettere due enormi serbatoi da 500 litri. In totale potete utilizzare 900 litri di carburante e poi ne avete ancora 100 di riserva. Non basta, una barca come questa è fatta apposta per andare a fare il bagno, ma quando si è in molti a bordo l'acqua per la doccia manca sempre. Qui c'è una riserva di 400 litri. Adesso è arrivato il momento di provarla. Hanno installato due motori Volvo Penta D6 da 370 cavalli, ma potete scegliere anche tarature di potenza diverse, da 300 a 400 cavalli. Come propulsione è utilizzata la Duoprop di Volvo Penta. Si tratta di piedi poppieri con doppia elica controrotante. Ho dato pochissimo gas, siamo appena a 1650 giri minuto e siamo già in planata alla velocità di 10 nodi. Le cose cominciano bene. Per raggiungere una meta ci sono diversi modi di navigare, ad esempio scegliendo delle andature economiche. 2500 giri motore,
circa 30 litri ora e la velocità è di 25 nodi. L'assetto è perfetto perché la prua resta piuttosto sollevata in modo da non imprimere troppa resistenza allo scafo, però io, che non sono alto, riesco a vedere benissimo la superficie dove sto andando a navigare. Ora però, se avete fretta, e francamente non capisco perché uno che naviga per diporto debba avere fretta, comunque, se avete fretta, potete spingere i motori fino a 3200 giri minuto, siete ancora in un regime di crociera. E adesso lo faccio. 2008, 2009, abbiamo già superato da un bel pezzo i 30 nodi, 3000 giri. Comincio anche ad alzare un po' il trim perché in questo momento la spinta delle eliche e anche la spinta dell'acqua sulle sezioni poppiere dello scafo mi sta cambiando l'assetto. Voglio aumentare l'angolo di incidenza, voglio alzare la prua e quindi uso il trim. Diventa anche più efficace in questo modo la spinta dei motori. Eccoci qua. 3200 giri minuto, la velocità di crociera è 36 nodi. Beh, per andare alle Pontine che distano meno di 18 miglia impiegate mezz'ora dal Circeo. Fantastico! La postazione di pilotaggio la trovo ergonomica, comoda, il divanetto è largo e ci stanno tranquillamente 2 persone, ma gli altri divani, sì, i divani destinati ai passeggeri, sono abbastanza comodi? Adesso lo vado a verificare. Gigi, vieni al comando. Ok, tocca a me, dai. Sempre in tema di comfort, diamo un'occhiata anche alla rumorosità, alla velocità di crociera di 25 nodi. Siamo sotto gli 80 dBA, quindi molto più in basso della soglia del comfort acustico su un motoscafo sportivo, che è di 85 dBA. Oggi è una splendida giornata e fa piacere sentire un po' di vento sul viso, ma se vi capitasse di navigare in condizioni più difficili, considerate che potete mettere qui un riparo laterale e frontale in modo da superare anche il maltempo. È un motoscafo moderno, per i giovani, sportivo. Non vi è venuta la voglia di sapere quanto fa al massimo? Allora teniamo d'occhio come al solito il contagiri e poi il contanodi. Il contagiri deve arrivare al massimo che questi motori possono fare e il contanodi, vediamo dove arriva. Ragazzi, è divertentissima da provare in virata e questo è il merito di una carena profonda, aggressiva, che tiene il mare veramente bene. La stavo spingendo al massimo, ma quando ho sentito che mi dava così fiducia sul timone, mi è venuta voglia di provare uno slalom. Adesso però ritorniamo alla massima velocità. Quando andate veloci dovete tenere sempre una mano sulle manette e poi proiettare lo sguardo in avanti, sempre più avanti, mano a mano che la velocità cresce, per scorgere per tempo un'onda oppure un'altra barca, un pericolo. Allora i motori hanno preso 3500 giri, il massimo entrambi, e la velocità è di 41,5, 42,5 per pacco. Ok, direi che possiamo definirla una barca sportiva con 42 nodi di velocità massima e queste pieghe da paura. E ora rientriamo al Circeo. Bene, adesso
diamo uno sguardo all'allestimento di questo modello. Per i momenti di relax ci sono il prendisole, il divano che si sviluppa su 3 lati, il tavolino, la plancetta bagno che è abbastanza grande per decidere che questo è il posto migliore per rinfrescarsi. Se volete potete aggiungere un materassino anche sul ponte di prua. Mi piace soprattutto la sua linea e ci sono 3 oblò su ogni fianco. Andiamo a vedere se danno luce sotto coperta. Sotto il ponte c'è una zona molto accogliente, le altezze interne sono coerenti con la tipologia di questo prodotto. L'importante è muoversi abbastanza agevolmente anche su una barca come questa. Mi piace il mobilio, le tappezzerie che danno quel senso di accoglienza che ti fa sentire bene anche qui sotto. Hanno ricavato il bagno, una dinette per colazioni e spuntini perché c'è anche la cucina con un piano cottura a 2 fuochi. In dinette il tavolo si abbassa e potete realizzare un'altra cuccetta. A bordo inoltre c'è l'acqua calda, l'aria condizionata, il gruppo elettrogeno, insomma potete avere tutto. A prua c'è la cuccetta matrimoniale che mette la voglia di aspettare l'alba in una caletta, sbirciando il sorgere del sole da questi oblò. C'è un altro interessante elemento che differenzia questo modello da quelli prodotti dai grandi costruttori, ovvero sia la possibilità di personalizzarlo, dal colore dello scafo al rivestimento della coperta, oltre che naturalmente le essenze e le tappezzerie. Ecco altre buone ragioni per pensarci.